ogni giorno spero che stasera antica ritrovi slancio, forza e voglia di volare, sempre inquinato di sta miseria, che tanti figli soffre ancora come a mia. Buongiorno a tutti da Giovanni, benvenuti sul mio canale Il Giardino ai piedi dell'Etna. Mi sono avvicinato un po' alla telecamera così voi potete vedere meglio come quando vado a mettere queste talee di ibisco cinese. Il nome scientifico è Hibiscus syriacus. Allora oggi andiamo a fare alcuni talee. Poco fa ho fatto la potatura per chi vuole potare, diciamo, l'ibisco. Questo è il momento migliore prima che entra in vegetazione. Io l'ho fatto ora che ora sto facendo le talee. Nel frattempo gli ho dato anche una formazione alla pianta perché c'erano troppo rami bassi e le ho tagliate e l'ho formata, diciamo, ad alberello, diciamo. Ripeto, se avete la possibilità di fare le talee, fatele in primavera, anche se in vegetazione non ci fa niente, anzi attecchiscono meglio. Così ora andiamo a fare questo. Si tratta delle ibisco cinese, ha diversi nomi: di Altea, Rosa Angelica, Hibiscus della Siria. Insomma, trattandosi di una specie originaria della Cina, e il fiore nazionale della Corea del Sud. Come dicevo, oggi andiamo a fare, ho fatto anche la semina, ora poco in questi giorni, diciamo, e oggi sto andando a fare, oggi 23 di marzo del 2023, sto andando a fare le talee dell'ibisco cinese. Dobbiamo tagliare una talea all'incirca 8-10 cm, insomma si devono essere 3 o 4 gemme, anche 5 non ha importanza, che poi 2 li andiamo a mettere sottoterra. E ovviamente da seme si sa, c'è la ricombinazione genetica, cioè può venire un fiore un pochettino più bianco o più scuro, più chiaro, insomma questo non si sa, invece da talea viene come la pianta madre. Va bene, detto questo, ora io sto utilizzando queste borse per la spesa, e ne ho abbastanza, perciò le sto andando ad utilizzare perché devo affondare di più possibile le talee. Ho dei contenitori ma sono troppo basse e perciò sono andato ad utilizzare questi qua, che poi io quando ora finisco le vado a mettere in sera, una volta che ho la sera, perché ancora siamo, diciamo, in primavera, all'inizio delle primavere, perciò può capitare che ci saranno vento, gelate, insomma può capitare che ci saranno delle brutte giornate come freddo, può capitare che può cadere anche la neve. In ogni modo, se voi lo volete fare, basta che lo coprite con una busta di plastica. Ovviamente a giorno andiamo a scoprire per far arieggiare le talee, e ci fa, ora poi questo lo dobbiamo mettere a mezza ombra, non a sole diretta, a mezza ombra. Come dicevo, io ho la sera e li vado a mettere in sera finché quando germogliano, alla speranza che vanno a buon fine. Allora io utilizzo sempre terra del mio giardino, come dico sempre, con il compost, stallate, con tutto stagionato, setacciato. Ora andiamo a fare le talee. Questi sono tutti i rami che io ho tagliato, che erano troppo bassi, e li ho tagliati. E nel frattempo ho fatto le talee. Dobbiamo andare a prendere, diciamo, la parte centrale all'incirca qua, dobbiamo togliere la punta. Insomma, guardate, le talee si manifestano così. Sto portando erbacee, semilegnose che non sono legnose, e legnose. Questo qua è più legnoso, questa è legnosa, di qua in poi è legnosa, fino a qua. Semilegnosa e bacia se comincia a fare già all'inizio della primavera, quasi all'inizio dell'estate, e bacia. In estate si fa sempre legnosa e in autunno e inverno si fa legnosa, che è questa qua. Così funzionano le talee, che poi uno può tentare di farle in diversi modi, poi quello che prende. Ad ogni modo io ormone radicante non ne sto utilizzando perché io,
il periodo è questo qua, è quello giusto. Quello secondo me viene utilizzato l'ommone quando una persona non sa il periodo giusto delle talee. Perciò io non lo vado, tutto ciò che ce l'ho non lo vado a utilizzare. Ora andiamo a fare le talee, andiamo a tagliare sotto qua, prendo sotto la gemma 1 2 3 4 e 5 gemme, andiamo a tagliare qua così. Praticamente questa già è la talea diciamo legnosa, quasi legnosa, semilegnosa, così. Andiamo a mettere qua, andiamo a interare 2 gemme. Ora la punta la togliamo, la punta diciamo la togliamo e andiamo a fare sempre, questo lo togliamo in modo che lasciamo sempre il germoglio della base che noi ci interessa. Poi ora di qua poi metterà delle foglie. Allora ora questa la tagliamo sempre, stiamo facendo noi misti legnose e semi legnose, 1 2 3 4 e 5, andiamo a tagliare qua, state vedendo così, 5 gemme, state vedendo così, il taglio deve essere all'opposto della gemma e di sotto qua così, e andiamo a interare qua. Altrettanto anche questo qua possiamo fare, mi raccomando per la polarità che le gemme, che è così, le gemme deve essere sempre in alto. Come dico sempre, durante l'inverno i rami trattengono un po' di limpo succo alimentare. Questo serve, diciamo, quando in primavera si alza la temperatura, serve a far aiutare le gemme ad aprirsi. E poi ovviamente una volta che si formano le foglie, poi viene elaborate di nuovi elementi nutritivi e va a scendere sotto, dove questi sono interati, che poi si creeranno le radici. Questi due movimenti, ascendente della linfa e discendente, ascendente che crea le foglie, che si aprono le gemme, e discendente si crea le radici. Ovviamente ci deve essere il calore, se il calore è treno e caldo, le radici si formeranno, ma se è freddo le radici non si formeranno. Vedete voi solamente le foglie che poi a un certo punto non si possono, non ha radicato, e poi a un certo punto la talea muore. Quando seccono le foglie è morta la talea. E invece è sempre verde, significa che sta cominciando a fare le radici, che ci deve essere terreno caldo e sia anche nell'aria deve essere calda. Io lo vado a mettere in sera poco, così meno c'è una temperatura costante. Ora andiamo a tagliare sempre qua 5 gemme, così. Ripeto, io sul mio canale ho un video, la punta la dobbiamo togliere sempre, ho un video su come fare, diciamo, alcuni 4 tipi di talee. Praticamente c'è a gemma isolata, ho fatto un video a gemma isolata, e poi c'è a magliolo, un pezzo di legno di 2 anni, che poi voi lo potete vedere come io le eseguo. Poi c'è a zampa di cavallo e la classica talea semplice. Io ora, siccome non ho rami che posso fare, tipo guardate, a magliolo è questo qua, è un pezzo di legno di 2 anni con un ramo. Ovviamente questo è piccolino, però io ora lo vado a fare, tento di farlo, perché poi di qua metterà radici. Questo metodo a gemma isolata o a magliolo, questa una volta veniva utilizzata per riprodurre la vite americana, che poi veniva innestata, e tanto per avere più soggetti rispetto alla classica talea, tipo a gemma isolata. A gemma isolata, ora che vi faccio vedere, è questa qua. Per ora andiamo a fare, togliamola sempre la parte con la punta, andiamo a prendere le talee legnose e semilegnose, così. Il momento per farle questo è ora, marzo-aprile. Vedete, questa è più legnosa. Insomma, dobbiamo provare quanto di più possibile le talee.
Se qualcuno vuole potare diciamo l'ibisco, ora è il momento, prima che esce, prima che entra in vegetazione, già piano piano sto cominciando a entrare in vegetazione, già le gemme si sono schiuse, a fare sempre 5 gemme, così, a enterare 2 anche 3 gemme, non è importante, poi noi dobbiamo creare poi quando sarà il momento un alberello diciamo, poi lo dobbiamo addomesticare. Così ne facciamo un altro, prendiamo questa qua anche 2 gemme, non è importante, sempre una le andiamo a interare. Ora vi farò vedere a gemma isolata. La gemma isolata, state vedendo, noi dobbiamo prendere all'incirca 2 cm dove c'è la gemma e andarla a tagliare così un pochettino obliqua, in modo che di sotto risulta sempre un pochettino più cotta. Guardate, questa è la gemma isolata, questo potete fare, è ottimo per riprodurre diciamo la vite, perché ripeto, una volta veniva utilizzata per avere più soggetti rispetto alla classica italiana. Se di qua ne avevamo una, a 5 gemme avevamo 5 gemme, che poi veniva innestata insomma, per riprodurre la vita americana che poi veniva in estate. Ora queste le mettiamo così come se andiamo a seminare, facciamo altri, tenendo così e andiamo a mettere qua come se fosse stiamo andando a seminare 2 cm così sempre, così all'incirca 2 cm. Attenzione per le mani, anzi se qualcuno ha una forbice così e se non taglia, casomai io ho un video fa come regolare e come affilare la cesoia. Ovviamente se è più grosso è meglio, però visto che non ce n'ho li sto facendo anche più piccolini. Vediamo come vanno a finire. Così, state vedendo? All'incirca 2 cm. Ne facciamo un'altra. E questa è la gemma isolata, la semicietalea. Ora andiamo a fare a magliolo, come vi ho detto poco fa. E a magliolo è così, state vedendo con un pezzo di legno, quando poco fa c'era uno che era buonissimo, non lo sto trovando. Insomma, a magliolo è così, guardate, prendete un pezzo di legno di 2 anni, ovviamente questo e questo qua, vedete, questo qua è a magliolo, un pezzo di legno di 2 anni. O mongone o sammento, come si può chiamare, bisogna vedere se è dell'uva, si chiama mongone o sammento, questo è un ramo di 2 anni. E lasciamo sempre, c'è la base della gemma di basale, e lasciamo 1, 2, 3, 4 e 5, lasciamo 4 gemme, così. Ripeto, è piccolino, vediamo, noi tendiamo e andiamo a interare così. Vediamo se ce n'è qualcun altro, così lo posso fare per fare vedere a voi. State vedendo questo qua anche, questo è piccolino anche, se tagliamo uno qua e uno qua, state vedendo così sembra un mongolo, e andiamo a sotterrare così.
Così invece si può fare a zampa di cavallo, praticamente a zampa di cavallo, che prendo la zampa di cavallo e così, andava questa cosa, così, rispettando la gemma basale e si taglia. Vedete, questa è una zampa di cavallo, guardate, questa è la zampa a zampa di cavallo, che noi ora andiamo a fare. Lasciamo sempre 5 gemme, andiamo a interare. Mi sembra che purtroppo non ce n'ho più. Niente, ne faccio un altro, vediamo se c'è. Non ce ne sono più, né a zampa di cavallo neanche a mangiolo. Va bene, ora faccio sempre qualche altra talea. Andiamo a togliere un pochettino qualche ramo. Questa è la talea normale. Niente, questi non sono piccolini, poi ve le lasciamo stare. Ad ogni modo, ora andiamo a buttare l'acqua. Ora ne metto un pochettino perché poi è un pochettino pesante, che ora io la vado a mettere in sera. Ripeto, se voi la sera non l'avete, lo potete fare anche in semenzaio, se ce l'avete, le lasciate in sera. Ovviamente se non ce l'avete la coprite con della busta di plastica, mettete 4 legni in modo che create un effetto sera, ovviamente di sera e di giorno togliete la plastica. Il terreno deve essere sempre umido, la cosa importante è che dobbiamo andare a evaporare 2-3 volte al giorno le talee, in modo che non vengono disidratate finché quando radicano, che poi quando sarà il momento che ha foglie si può mettere anche a sole, diciamo il contenitore. Va bene, ora non ci resta che aspettare, aspettiamo se vanno a buon fine. Come dicevo, scusate, ancora mi dimenticavo, questi qua gemma le dobbiamo affondare all'incirca 1 centimetro, io mi sono dimenticato a farlo, con la gemma sempre rivolta verso l'alto, così. Ok, ora andiamo a buttare un po' di acqua, come se fosse che stiamo andando a seminare. Ora io la faccio assorbire e poi la metto in sera. Ora aspettiamo e vediamo poi i risultati. Vediamo, fra un mese, vediamo quando il tempo che radica. Allora, oggi siamo il 23 di aprile del 2023. Quando ho messo le talee a marzo, era il 23 di marzo, perché è trascorso un mese. Guardate come sono tutti già germogliati. Guardate. Qua ho messo, mi sembra, qualche talea, non ricordo, forse a gemma isolata, non lo so, poi vediamo. State vedendo come sono già tutti germogliati, è trascorso un mese. Ovviamente qui la busta non la posso spostare perché sennò poi la terra si smuove, diciamo, e non voglio che le talee, penso che stanno radicando piano piano. Ovviamente qui sono messi in sera, però la sera è aperta con le finestre, la porta, ovviamente la sera abbasso la plastica della porta che si tiene, diciamo, una temperatura costante, perché ancora le giornate, anche se siamo in primavera, qui per esempio in Sicilia sembra che la primavera non vuole venire mai. Ha fatto anche un pochettino di freddo, la sera scende ovviamente un po' la temperatura, però di 8, 9, 7 gradi così per ora, piano piano. Ora le giornate si vanno a riscaldare. Va bene, detto questo, ora aspettiamo 2 mesi, vediamo. Aspettiamo, ovviamente ora dobbiamo aspettare che radicano, che poi farò vedere i risultati. Ovviamente sicuramente qualche pianta, come state vedendo, sono tutti in vegetazione, non c'è neanche una secca, guardate, neanche una per ora. Questo però non è detto, perché può darsi che si stanno nutrendo, diciamo, delle sostanze del ramo, diciamo, della talea. Può darsi. Ovviamente tramite poi ora il processo della clorofila
si nutrono, elaborano nuovi elementi che poi daranno origine alle radici. Va bene, aspettiamo e poi concludo, diciamo, il video se ci sono risultati positivi. Oggi concludo il video. Oggi ne abbiamo 12 di giugno di 2023. Quando li ho messi a dimora sono passati quasi 3 mesi, mancano all'incirca 11 giorni per 3 mesi, che ce l'ho fatti il 23 di marzo del 2023, perciò 12 mancano all'incirca, diciamo, 11 giorni per 3 mesi completi. Sono passati 3 mesi e avete visto tutti gli aggiornamenti. Ora vi farò vedere questo piccolo video che ho fatto anche alla semina. Allora, prima di iniziare vi voglio fare vedere che l'ibisco cinese, ovviamente qualsiasi altro ibisco si può riprodurre, è facile da riprodurre sia per seme, che ho fatto questo, vi faccio vedere sia per seme, guardate quando piantine, e sia per talea, che se queste qua. Un attimino, questi li ho fatti, la semina l'ho fatta il 15 di marzo del 2023 e invece le talee li ho fatti il 23 di marzo del 2023. Oggi siamo il 12 di giugno del 2023, perciò tutti questi mesi guardate i risultati che ho. Potete trovare i video sul mio canale sia delle talee quando ho fatto le talee e sia anche della semina. Va bene, dopo che avete visto questo piccolo video ho fatto anche la semina, sempre che potete trovare il video sul mio canale. Oggi andiamo a prelevare qualche talea, state vedendo tutta attecchita, sono attecchiti anche quelli là che io avevo messo di lato, diciamo quelli un pochettino più fini, diciamo la talea fine, però sono attecchiti tutti 100%. Guardate, non ce n'è neanche una secca, neanche una. Ho fatto io, ovviamente l'ho fatto io sia a gemma isolata, poco fa ho raschiato, ho cercato una gemma isolata, purtroppo non ha dato a buon fine, state vedendo, però voi tentate con qualsiasi pianta, guardate che avete fortuna. Ovviamente per la vite americana, insomma, radica, non dico 100%, ma quasi, per riprodurre la vite americana, che poi viene in estate, come ho detto del video. Vedendo, questo a gemma isolata non è andato a buon fine. Ora andiamo, qua io avevo fatto sia a magliolo e sia a zampa di cavallo, se non sbaglio. Ora noi, e questi qua sono tutti quelli semplici. Ora noi andiamo a prelevare qualche taglia, iniziamo di qua, vediamo piano piano, senza rompere le radici. Questo lo potete fare sia ora e sia anche possiamo aspettare in autunno quando cadono le foglie. Andiamo a sollevare piano piano così la talea con le radici, piano piano senza rompere le radici, mi raccomando. Guardate signori, guardate la verità, state vedendo tutta radicata, state vedendo? È tutta radicata, ripeto, prendiamolo piano piano senza rompere le radici. Allora guardate, vedete, questo insieme questo era a magliolo, guardate, questo è a magliolo, state vedendo come ho fatto io a magliolo, che avete visto poco fa, un pezzo di ramo di 2 anni, e di qua la gemma, quella che ha preso, ho lasciato mi sembra 3 o 4 gemme, state vedendo, questo è a magliolo, guardate la verità, perciò si possono riprodurre anche a magliolo. Io ho fatto poi anche a zampa di cavallo, vediamo qual è. Ora noi questa qua la andiamo a mettere, ad infasare qua in questo vasetto. Io sto utilizzando per ora questi vasetti da 14, per ora ho messo un po', sempre utilizzo terra di mio orto, ovviamente mischiato con compost già stagionato, escrementi di gallini, insomma quelle che avete. Ora andiamo a mettere piano piano così, state vedendo? Piano piano, mi raccomando, o se no aspettate in autunno quando cadono le foglie, che è più facile. Però io vi sto facendo vedere che è possibile anche ora il rinvasi. E poi ovviamente questa pianta ora noi la dobbiamo mettere all'ombra per 5-6 giorni, il tempo che si riprende. Tenendo così, una volta che andiamo a spruzzare. Ora mettiamo un po' di acqua, che per ora la mettiamo qua.
però la mettiamo qua di lato. Allora questa era a magliolo, è dato buon fine, come avete visto. Questa qua non lo so se è a zampa di cavallo, ora vediamo, cerco di spostare un pochettino di terra, in modo che vado a prendere la talea con le radici. State vedendo? Questo è sempre a magliolo, state vedendo che è un pezzo di legno di 2 anni, state vedendo? Che ha radicato, guardate, guardate signori, state vedendo? Sempre la mettiamo questa qua. State vedendo come hanno radicato sia a magliolo a talea semplice 100%, non è seccata neanche uno. Ovviamente ora poi li metto l'acqua, ovviamente sono stati messi un po' in serie, piano piano li ho usciti fuori. Ora andiamo a prelevare, vediamo, ce n'è qualcuno che è a zampa di cavallo, non lo so qual è. Andiamo a prelevare sempre piano piano, in modo che andiamo a prendere le radici di sotto. Vedendo? Allora, questa è quella zampa di cavallo, guardate, questa è la zampa di cavallo, state vedendo? È la zampa di cavallo che avete visto nel video. Questa è la zampa di cavallo, guardate come si è fatto il callo, tutte le radici, state vedendo? Guardate. E questa la mettiamo sempre qua per ora, delicatamente. Ora diamo piano piano un'alzata in modo che le radici si mettono dritte. Ora questi qua nei vasi può stare il tempo che si fa, anche la prateria possono stare anche 2 anni. Poi in autunno, quando cadono le foglie, decidiamo di metterla a dimora dove noi vogliamo, se no le mettiamo di un vaso e le lasciamo stare. Ne facciamo un'altra, vediamo questa qual è. Ora piano piano io le vado a uscire, guardate, le vado a mettere piano piano nei vasi. State vedendo? Questa è una talea semplice, state vedendo già qua ci sono i germogli che non hanno radicato e cercano di fare le foglie, state vedendo? E qua dove c'era la gemma si sono fatte le radici, guardate, guardate la verità signori, sono attecchiti tutti quanti. Ovviamente ora questi qua che sono qua di fuori, essendo che sono esposti al sole, e metteranno foglie così. Io le vado ad alzare un pochettino senza che andiamo a rompere, diciamo. Allora piano piano cercano di mettere le radici. Loro, essendo che prendono il sole, ora andiamo a buttare l'acqua piano piano. Allora signori, io non voglio più prolungare il video, avete visto è la verità che io ho fatto. Questa è un'altra talea, vediamo qual è. Questa sembra un'altra talea, quella piccolina, guardate, una talea piccolina. Ah no, questa mi sembra che è a magliolo, state vedendo, è a magliolo, sembra, con un pezzo di legno di 2 anni. State vedendo come ha radicato? Ora la vado a mettere di vaso, però la lascio stare qua. State vedendo? Questi sono, diciamo, tutti i scatti che io avevo messo di lato, che erano più piccolini e fini. Guardate, però sono radicati, perché io vi dico di fare sia legnosa, semilegnosa e bacia. Radico tutti. Questi sono quella semplice. Ora vi faccio vedere quella semplice e poi, così voi vedete. Guardate quella semplice, guardate che c'è qua. State vedendo che questa qua è quella legnosa che avete visto nel video, che era più legnosa. Guardate come ha radicato, state vedendo le radici.
state vedendo. Ora queste qua, ora le vado piano piano, vi dicevo come vado a mettere nei vasi. Ora sono due le cose, o queste qua le togliamo, le gemme, queste qua, in modo che va solamente questo qua, e questo ora va interato. Va bene, io ora per ora le metto qua, così c'è il telefono che mi sta suonando, ora lo prendo. Va bene, allora io ho fatto vedere tutti gli aggiornamenti quando li ho messo a dimora e ho messo quasi tutti i rami che ho prelevato e hanno attecchito tutti quanti, sia a zampa di cavallo come avete visto. Casomai ho un video sul mio canale dove spiego come si fa una zampa di cavallo o a magliolo o a gemma isolata e talea semplice. Andate sul mio canale nella playlist di giardinaggio e lì troverete tutti i video. Avete visto il rinfaso? Casomai se non lo volete fare ora lo potete fare anche in autunno. L'importante è che andiamo a prendere la talea, o la chiamiamo pianta, con le radici piano piano senza rompere, come li ho usciti io. L'ho messi qua, ora diamo una bella bagnata, le mettiamo una settimana all'ombra e poi piano piano ne mettiamo al sole in modo che la pianta si riprende. Va bene, io concludo il video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate. A più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale iscrivetevi, così quando carico un video sarete aggiornati. Un abbraccio da Giovanni, il giardino ai piedi dell'Etna. Ci vediamo al prossimo video. Ciao e una buona giornata.